Salve a tutti ragazzi e bentornati da Fabrizio Teghesi. Finalmente ci siamo. Dopo il video di presentazione cominciamo a smontare la nostra Inferno Neo 3.0 e andiamo quindi ad analizzarla blocco per blocco esattamente come abbiamo fatto per la MP9 TKI4 V2 RTR. Per quanto riguarda il motore, ragazzi, potete tranquillamente guardare il video che ho messo per la MP9 TKI4 V2. Quindi sostituire frizione quando andrete in pista e volete, diciamo, un po' più di partenze fuori di curva, un po' più di accelerazione. La campana, state molto attenti perché mi comunicano che è in due pezzi, quindi la parte dentata è avvitata alla parte della campana. Quindi ragazzi, se vedete dello spazio tra i denti del pignone e il corpo della campana, andate subito a svitarlo completamente, mettete di nuovo frenafiletti e riavvitatelo. E la marmitta dovete cambiarla. Dovete cambiarla quando comincerete a fare i primi passi in pista e questa è addirittura diversa da quella dell'RTR, quindi se volete fare un piccolissimo step in avanti potete prendere anche la marmitta dell'MP9 TKI4 V2 RTR, che è tutto un pezzo, e potete ovviamente andare a sostituire il tappo del motore mettendoci invece che l'apparato dello strappo ci potete mettere il tappo. Anche qui ragazzi avete tutti i link in descrizione. Vi riporto il link del video che ho fatto sul motore, dove si vede proprio come lo smonto, si vede la frizione di serie, si vede la frizione eventualmente optional per quanto riguarda Kyosho e quant'altro, si vede tutto. E ovviamente se usate lo strappo siete vincolati a usare questi banchi che sono i suoi. Quando andate a levare tutto l'apparato dello strappo e a mettere il tappo potete usare anche i banchi da competizione, quindi vi metto il link anche di quelli e potete andare a sostituire anche le piastre a quel punto sul telaio mettendo quelle da competizione per non avere più le viti a sbalzo sotto. Quindi ragazzi c'è poco da dire. Le candele hanno una misura particolare, ci vogliono obbligatoriamente le sue, e quindi ragazzi non mettete candele aftermarket perché queste qua sono più corte di quelle normali, e quindi ragazzi avete la presa di pressione qua giù, invece nelle marmitte da competizione ma anche in quella della MP9 TKI4 V2 RTR ce l'avete sopra la marmitta, e quindi io vi consiglio vivamente di fare questo passo quanto prima. Le marmitte dell'RTR costano veramente poco. Andate a vedere i link in descrizione, vedrete che con pochissimi euro si porta a casa lo scarico che sarà leggermente più performante, altrimenti mettete direttamente uno da competizione, magari in contemporanea quando farete la modifica del tappo con lo strappo, sostituendo con quello senza strappo per l'avviatore. Quindi il motore è fatto, andiamo a rimontarlo sulla nostra macchina. Ovviamente il filtro dell'aria, ragazzi, se andate fuori strada, se andate in pista off-road, ma anche fuori strada, diciamo in un vostro campo dove diciamo vi divertite, eccetera, eccetera, cambiatelo subitissimo con quello della MP9 da competizione, perché altrimenti quello che c'è qua può servire magari per andare su asfalto in qualche situazione, ma comunque è sempre bene non utilizzarlo il meno possibile, ecco.
Se non riuscite a fare un buon accoppiamento a mano come ho fatto io, nel tutorial sul motore della MP9 TKI4 V2 avete anche il sistema con lo scontrino. Lo scontrino andate a vedere perché è veramente molto più veloce e più pratico per chi comincia. Quindi ragazzi, siamo quasi in fondo, ci mancano soltanto il retrotreno e l'avantreno e avremo concluso anche questa macchina.